Dai, vediamo sta roba. Vediamo il countdown per il vero countdown. Madonna netto, finalmente vediamo sto PC Gaming Show, spero non sia noioso. Day 9 mi sta tanto simpatico, però insomma. Welcome to the PC Gaming Show 2022. I'm Day 9. Guardalo che bello Day 9. Sembra un po' trascurato, però è bello. While we may look like elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh, as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. And ne abbiamo parlato un poco dopo. Might even be able to win yourself a fancy computer if you play your dopo la conferenza, tipo, ne abbiamo un po' parlato del Game Pass, queste cose così. Quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuted me. I think I died. Definitely died. Either way, I'm not really sure. It was standard robot apocalyptic stuff, just minus the overbearing anime dad existential crises. Yeah, well, actually, what happened to Dev? Comunque Persona 5 Royale su Xbox e PC esce Well, he's dead. il 10, no, il 21 ottobre. I would say he's in a better place. Quindi suppongo che uscirà anche su PS5 e Switch, se escono anche lì in quella data. La comicità americana, e Dio santo, si blocca ogni tanto la comicità americana. I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which is not to be confused with E3, because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to be back as a part of this weekend. Oh, prendono per il culo le tre. Spotlight on something near and dear to our hearts. PC gaming. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Secondo voi lo faranno il prossimo anno le tre? O chiudono definitivamente? Solstice, l'action italiano, che è un po' berserk, un po' action, un po' non lo so. Avevo un po' di dubbi sul gameplay, mi sembra un po' legnosetto, però mi ispira. Non sento un caldo. Transcendence, a chimera chooses death. Show us what you got. Oh, guarda la tipa che si butta. Beh, lei è un po' gazza, guarda. We have a whole new world to forge. May the judge have mercy on your souls. Ha un po' Claymore pure. Beh, Claymore già si rifaceva a Berserk. As long as we are together, we're not going down. Hai detto lei è il cazzo? No, non l'ho detto, non l'ho detto. A me ispira questo qua, mi piace. Provo a vedere il gameplay, vabbè, forse lo fanno vedere. Trailer bello, per carità, però. Ah, il 20 settembre esce, ok. L'avevano già detto? PS5, Xbox, PC. Alla conferenza PC se ne fregano un cazzo di dire che esce anche per altre piattaforme. Oh, Clay. Esce un beat'em up di Clay? Sono quelli di Don't Starve, Clay. Carine le animazioni, molto bellino. Brotherhood.
Tactical Breach Wizards. What the fuck? Maghi è piuttosto arrabbiato. Questo succede quando gioco io. Boh, il fatto che sia tattico è la cosa che più mi ispira. Ma il gioco di per sé non è che mi stia ispirando molto, ecco. Hanno anche dialoghi e decisioni da fare al volo. Lo so, Matt, lo so che esci pazzo per questi videogiochi, lo so, lo so. Ok. Ok. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, cadaver. Get it? Cadaver, dead body. Next we have a solution to Madonna the santa, cos'è questo cringe? Pensavo che solo Day 9 facesse cringe, no, c'è pure lei. Si sono trovati loro due a fare i piccini show. Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. World Premiere. Piace intanto a chi fa le conferenze in World Premiere. Cosa succede quando dai alle donne il diritto di parola? No, mi dissocio, Matt, mi dissocio. Non si dicono queste cose. Sei proprio una persona orribile. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you doing here? You're not gonna like this part. First gameplay showcase, fammelo vedere. Ok. Direi che pure questo è nello spazio, però non è un horror. Mamma mia, Matt, mamma mia. In qualsiasi altra chat ti avrebbero bannato. E avrebbero bannato pure me. Meno male che sappiamo che cazzeggiamo tra di noi. Lo faccio pure io. Però a pensarci davvero, mamma mia. Oddio che prima o poi banna Twitch. A Twitch non frega niente del contesto, Matt. Twitch banna e basta. Devono bannarti a prescindere. Solo per come ho portato Dragon Age, vero? Dietro l'FBI a casa, no, non esageriamo. Another one. How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Sembra interessante comunque. Credo che sia narrativo. Ehi Matiale, come stai? Come va? Hai visto che hanno messo l'Exo Sister? Io aspetto il prossimo mese per i Flow One There Is. Tutto ok, bella. Stiamo guardando il PC Gaming Show. Ci sono varie conferenze in questo periodo e qua siamo verso la fine praticamente delle conferenze. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder.
what do we have here? Uh-huh. They made their way through with a beam of antimatter. How subtle. Did you locate this passage? Sì, è tipo un gioco esplorativo narrativo. Sembra interessante. I'm looking at it now. They pierced a hole several Sì, meters manca la in rossa diameter EX. and several Io ho dozen giocato un meters po' in long. ODC e senza la rossa non fai molto. Da quello che ho capito, a Matiale devono uscire proprio altri supporti per renderli un po' più competitivi. Per ora sono un rogue al massimo. Yasna, Però sì, ovviamente se non c'hai manco completo My quello che head c'è feels adesso. like it's bursting from pressure. Il microfono puntato sull'occhio, boh. Can you continue? Yes. I'm better now. No, però è un microfono. Pensavo fosse una cosa dell'elmetto. There's No, è il nothing microfono, hai here that I ragione. haven't seen before. There are a lot of metal bushes that were near our camp. Ma hai sentito parlare Matt degli The occhi lower parlano? parts of the bushes are, how to put it, fruitless. Sì, comunque Matiale penso che usciranno i Flow Under Is e Sunny Snitch il prossimo mese. E il ventilatore portatile. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container. Ok, c'è questo robot che sta lavorando nonostante Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles. cioè sta using the seguendo, same sta path. probabilmente seguendo l'ultimo comando che gli è stato impartito, anche se non c'è più da fare niente. You must have broken his loop. But I didn't. No, he must have done something. Never mind. Follow it. Cioè, sembra proprio misterioso in questo piano. Devo dire che mi ispira. Ma è lui Wall-E. Che si è messo due gambe, Wall-E. It's getting up. What, a robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. Ma no, ma povero robot, stavo solo facendo il suo lavoro. Sai che sembra bello, ma devo dire che... Allora, mi sembrava scialbissimo, in realtà... Il fatto che entra sempre in contatto costantemente con l'altro, che può scegliere i dialoghi, che vai a esplorare questa zona, mi ispira, devo dire che mi ispira. Trasporta cubiti. It's time to take a pit stop at the Oh, yeah. nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next four. Allora, a me piace un sacco dei Nine, lo so che è cringissimo, però mi piace un sacco dei Nine. Roll that beautiful footage. Mi sta troppo simpatico. You? Oh, Sega? You don't have what it takes. L'abbiamo vista prima, vale la pena. Too scared to La metterò poi su YouTube, però, because the dungeon ovviamente, will turn you into lunch meat. guardala pure, Way tougher vale la than pena. you look. We got È stata the una buona guns, conferenza, nonostante tutto. the turrets, the upgrades. But what you really need Ok, odio i dialoghi a tempo, ne capisco l'intento, ma cavolo ogni tanto... skills. I dialoghi a tempo anche un pochettino, però capisco anche il fatto che, insomma, dovresti rispondere, per dare un po' più di realismo. Be the first to play. Sì, Amplitude si è sempre focalizzata molto sul PC. To give your feedback. Ed è di Sega Amplitude. Yeah, Sono quelli di Endless Legends, Endless Dungeon, Endless Space, Endless Cazzi, Endless tutto. Ecco, Endless Dungeon infatti. Gioco cooperativo di dungeon. Starfield come è messo? Piuttosto buono. Starfield sembra piuttosto interessante. Inizialmente mi sembrava un po' scialbo, però andando avanti diventa più interessante. Viene enfatizzata più la parte RPG, viene enfatizzato il poter costruire degli avamposti e mettere gente a lavorarci, costruire le navette, fare combattimenti spaziali, esplorare l'universo. L'universo, Dio, la galassia. È piuttosto interessante, guardalo pure, merita. Non mi ha fatto gridare mega wow. Sarà forse perché comunque
mi piacciono questo tipo di genere di gioco, ma non esageratamente, ma vale la pena. Mi decura nel modo più naturale. È arrivato Zago. Plin plin anche a te, Zago. Ti sei perso Starfield? Ti sei perso Starfield? Ti interessava? Come meglio? 2023, 2023. Ma no, non faccio reazioni nuove di solito. Esce il prossimo anno. Scusate comunque, non stavo guardando sta roba perché stavo mettendo il cappello. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance to a track's expected grip Ah, level, Formula 1 Manager, esiste pure Formula 1 Manager. È il cappello, ma ti piace? È quello più leggero per l'estate. Depth and detail in abundance, even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with real trackside and onboard camera angles. The sleek management menus and intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager. Ah, dai anche dei comandi mentre guida il tuo tizietto, ok. Non è solo gestione pre, ma anche durante la gara, ok. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than Chivalry doubled 2. the size of the game, and now we're Giocato ben da 5 persone nel mondo che pensavano di aver comprato il gioco dove guidavi tu e sono stati scammati. Pensavano di guidare l'auto e invece parlano col tipo che guida l'auto. And best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Sì, questi sono scontri medievali tra team di più persone, multiplayer. Ho proprio qualcosa da AliExpress che tenevano i braccialetti. Tipo, mamma, voglio Formula 1. Ma noi abbiamo Formula 1. Formula 1 a Tom. Ed è il manager. Forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls. Questo ovviamente dove fare scaramucce, guerre medievali, sgozzare persone. Ci sta. Ready the ships. Long has Sinosia remained safe from my fury. No more. Ludo prendi di Star Wars. Ma ti sorprenderà sapere che lo usano davvero un sacco di videogiochi e film con l'urlo. Cioè, penso che ormai sia uno stock generale che utilizzano tutti. Sì, però era conosciuto per quello, sì. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC gaming show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, multiplayer competitive spy game. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5. Thank you so much, and let's enjoy the trailer. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Sì, a guardare, forse l'ho già visto, a dire la verità. Forse l'abbiamo già visto in un'altra conferenza tempo fa. As you know, Deceive Inc.'s company policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. Cioè, l'idea è carina, cioè, tra spie che devono scoprire l'altra spia, eccetera, eccetera. Non mi ispira il giogo, però. E raga, dobbiamo fare qualcosa di diverso, facciamo cose a caso.
Ah, guarda, il concetto è interessante, il fatto che tu sei una spia e sei in mezzo a questo posto, ma ci sono anche altre spie e devono sgamarti e tu devi sgamare gli altri. Però... They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Onestamente non mi ispira. Io quel gioco si faceva su Gmod, ma dei poveri. Tipo Among Us in un certo senso. All done. Really? Mission complete. Vabbè che da quando è uscito Among Us, cioè è uscito, è esploso Among Us, tanti hanno tentato di creare il loro Among Us, diciamo così. Ma io mai visto che preme sull'orologio come se fosse una tastiera? Sì. Si chiama Trouble in Terrorist Town? Oddio! No, non mi ricordo il nome, non me lo ricordo. Let me ask you something. Do you ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different. But, you know, somehow I doubt it. This year we've partnered Mamma mia, è with the terribile, PC questa comicità Power comunque è to bring a terribile. very È different davvero dream to terribile. life. Era quello il My nome? dream PC room. Unfortunately, there's bad news for me. I don't get to keep it. But very good Ragazzi, me lo news for comprate one of questo you. PC? We're going to be giving the entire contents of this room away to a Faccio... lucky winner watching the metto la show. raccolta So let's dive in and fondi see what's up for grabs. tipo 2000 euro The almeno. beating heart of any PC Minimo gaming costa dream 2000 euro is, sta roba. of course, the rig. E me lo So comprate let's start voi? there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have Pure built coi an LED, lo absolute voglio pure coi LED, doozy. lo voglio The first thing you'll tamarrissimo. notice is that height Y60 case with Se its devo essere wraparound kitsch, Tetra devo glass esserlo fino alla panels. fine. This thing is built from the ground up to display the sickest PC tech you can squeeze into a desktop machine. And let's face it, if you've managed to bag a serious graphics card in these dry times, you owe it to the silicon gods to show it off properly. Okay, the case and lighting look Quanto vorrei but migliorare for il mio this to PC be per a true l'edizione. dream PC, Spero di we trovare need lavoro more than just presto. state-of-the-art drip. Luckily, the substance Dovrebbe essere matches the 3000 style. customizzata So giusto un let's check po', out the guts of our dream non PC. sono And 2000 trust me, quelli. there's plenty No, of power crammed in. solo The big 2000 non lo question, so. though, is what pixel pusher Provaci con la tipa iBuyPower così has puoi used, andare a and you casa won't sua a giocare be con quel disappointed with PC. an overclocked RTX 3090 from Gigabyte. Ma vado per montare il PC o per montare la tipa? Packs the cooling to stay chill and the power to smash through any game you throw at it. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs Minchia, some quanto tough sta back facendo and the pubblicità fastest questa gaming però, CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 12900 ma te un po' KS tu with dai, 32 sessista gigabytes misogino of il PC DDR5 RAM and 2 terabytes of seriously fast SSD Si storage, cazzeggia both sul from Dio. data, makes up the perfect support team. Whew, that is a whole lot of PC. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan Io non mi ci leather trovo trim con with a 30-hour con queste battery cuffie. life and competition grade Cioè, so che 2.4 sono le cuffie GHz generali, quelle là and you così. noisy typers are Solo going che to io love non the ce la flashy faccio ad avere mechanical keyboard l'orecchio that comes dentro with le it. cuffie, mi dà un Oh, I'm sorry, what fastidio. was that? RGB? Well, of course. Li voglio The così io. keyboard and mouse both light up like Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off so you can actually get some sleep. You can find out more Non è about this simpatica, gear è feature cringe, today è come over dei at Nine, la iBuyPower.com, stessa cosa. Mi sta but I simpatica know lei, you nonostante really tutto. wanna know. The Però info on fanno how to proprio win this cringe, beastly setup. lei e dei So Nine. here are the details. Thanks, Mika. Yes, folks, it couldn't be easier to enter our Dream PC giveaway. For your chance, just head over to pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. There, you'll find a complete breakdown of the prize, which, don't worry, also comes with some very swish monitors as well as the eligibility. Oh ragazzi, è un giveaway, ci provo, That is ci right, just head provo. over to pcgamer.com/dreampc for your chance to win. But for now, let's get back to the games. Ci devo From provare. Kepler Interactive and A4 Forse è l'unico modo che ho per avere un buon PC. Dawn, an action RPG from the team behind Ashen, where gods and guns collide. Action RPG. Se sono quelli di Ashen, Ashen era un Souls-like. Vediamo questo. Ah, l'abbiamo intravisto durante la conferenza precedente. Sì, l'abbiamo già visto.
pestilence or Io non not. sopporto sta cosa. Cioè, ci sta per carità, No one però... yet knows if you can kill a god. L'ho visto la conferenza precedente, me lo fanno rivedere qua. Intend to find Era pure lo stesso identico trailer. Fate almeno 2 trailer diversi. Sì, comunque è figo, a me piace, questo qua mi ispira. Déjà vu. Sono fusione medievale e prima guerra mondiale. Un po'. Col fantasy di mezzo, ovviamente. Però è figo, a me piace. Sarà molto dinamico, il gameplay mi sembra buono. Le animazioni pure. Ha un bello stile. Beh, lei utilizza armi da fuoco. Mi piace, davvero figo. Dai, è figo. Si avevano mostrato anche questo all'Xbox di Bethesda. Flintlock. Sì, è lo stesso identico trailer. Per questo dico, ma che non fate magari 2 trailer diversi per 2 conferenze appiccicate diverse? Però vabbè. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO Ah, era qua of prima del Games and countdown, creative no? director of Flintlock, The Siege of Dawn. Ah, pensavo che non aveva mostrato il Bethesda, mi sono ricordato male. And so, as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles. Ho sbagliato. So finally overthrow Vabbè, the non fa gods niente. and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. È bello, questo mi piace. Secondo me hanno sbagliato a mandare quel trailer all'inizio prima del countdown. E vabbè. Epic Game Store. Have a great show. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from 11-Bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. The Alters. We'll also show you what's next for Outriders from Square. Ci sono viste cose? Plus, if you look back non on high school particolarmente. and think, Oddio, Super People. Oddio, Oddio, che è sta if roba? I was fighting literal demons, you're definitely going to want to Non study up on our particolarmente, next no. world exclusive independent game inspired Anche by perché è iniziato mezz'ora Chug dopo. your health potions now because there is so much more PC gaming show È iniziato coming mezz'ora your way. dopo, a dire la verità. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Scan this QR code and answer the question for a chance to win $500 worth of stuff from Razer, or visit gaming.compassdatacenters.com. Ok, now back Lo to the stile mi PC piaceva, gaming però show. devo capire che è. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You Pubblicità achieve. You di win. So should your di main gente che account, vince because cose willpower con i should PC be stopped when the potenti. game does. Mana is Cose the che non best succederà game mai a rewards debit nessuno. card where you can earn perks and points by paying and playing, and get rewarded with the things you actually want, like that skin you can't wait to show off, or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. So I know what you're thinking, and the answer is yes. It's time to talk about The Alters, the brand new game from 11-Bit Studios. The Warsaw-based studio made us cry in this war. Sono quelli che hanno fatto gli Sword of Difficult Mine. choices in the face of climate apocalypse in È Frostpunk. and battling Pure è encroaching bello corruption and Frostpunk. children of Morta. The Alters sends us to the deepest, darkest reaches of space in a survival story. that is Ora anche le guaranteed banche to sono give you an gamer. existential Sì, crisis guadagni in a good giocando. way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Frostpunk sì. Anche di Sword of Mine è molto bello, ve lo consiglio sempre. Adesso andiamo a vedere un altro gioco di stessi creatori.
Oddio. Sì, forse avevano già nominato che stavano lavorando a questo gioco, ma non l'avevamo visto. What? Cos? Ah no, ok, ok. Si era visto tutto... Ma che cazzo? Non ci sto capendo niente. Avevano visto tipo un solo attore. Ma che sono? Tutti cloni? Alters. Volevo solo vedere Arcane con un titolo di Dishonored 3. Sembra... L'idea è interessante, però non bisogna vedere che tipo di gioco è. Madonna, esci pazzo. Arcane hanno fatto vedere Redfall, il gioco cooperativo contro i vampiri. Non hanno fatto vedere altro. Quindi forse sicuramente stanno lavorando altro, però non hanno fatto vedere nient'altro. Thank you so much. Hello. Okay, there's a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, non erano who's cloni. traveling with a group of the Alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going through this distant alien planet in their mobile base, which was the wheel you saw at the end. Ah, ok, quindi sono versioni di universi alternativi di se You are stesso. a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, Guarda, non è che mi ispiri tantissimo a mateare quel gioco là dei vampiri. Spero Spero per loro che non sia un flop, però... set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. Che What gioco should è? players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. Like, there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we Questo have mi this ispira, quite thick layer la of premessa mi surreality. ispira I mean, tantissimo. how surreal would it be Matt, to penso che pure a one te day, potrebbe you know, piacere wake molto. up next to a little different alternative version of your very self. Now, there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main Sì, theme of ispira un our sacco anche a game. me. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming Matt sbaglia. Vabbè, Matt who we tutte e are due va bene can be tutte e quite due. painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium.
So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience, and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask a little bit about the relationship of your previous titles to the alters, whether there's any narrative or themes or Ci even dirò just morta influence that pure those è un bel games gioco. had on this one. Well, the alters is purely 100% Hanno sempre fatto una our cosa game, diversa. 11-bit studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game. Cioè di we Sword of hope that it Mine, will Children make of you think Morta, even after Frostpunk, you anche stop Alters, playing it. sono This War of generi Mine completamente was diversi its l'uno first huge dall'altro. milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the Hanno sempre fatto emergent bella roba, narrative. sono anche sempre bei And now with titoli. the Alters, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Vedi, questo tipo di intervista è più interessante perché mi hanno mostrato il concept interessante e poi lui ti spiega un attimino su cosa si baserà. E non è durata 3 ore. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself Molto interessante cloned di so I can Alters, make time lo to terrò play d'occhio. all of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it? Sono roba sparavesciata senza informazioni, ci sta, Anyway, sì that's a sì. problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all Però have vedi been anche, saying about proprio the show come ha so detto lui, far. c'è anche un So aspetto let us know volendo your di thoughts by horror using psicologico a hashtag seconda di come si evolve la #PCGameShow on storia, all perché ovviamente Now, let's sono see. versioni The reason alternative I'm here, di te stesso, cloning. I mean di video universi games. alternativi. Video games. Quindi è proprio un mindfuck, è molto interessante. Che altro? Ah, l'espansione di Outriders. Escape. Espansione di Outriders, l'avevamo già vista pure tra l'altro. Ok, qui devi saper fare le pozioni. E vendere le pozioni. Sì, pozioni, droga, Non fa assolutamente per me questo gioco, però ha un bello stile artistico, mi piace. Proprio potion craft, ok. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a Oblivion, master Ghost Simulator. alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Ok. What the fuck is this? 7 milioni di giochestaro. Ah, è il Battle... Aspetta. Ah, è il Battle Royale con i furri. È tempo, vero? Non è che mi fanno sconto, È il Battle... non mi ricordo se era un Battle Royale, mi pare che fosse il Battle Royale con i furri.
Oddio, che è? Un bacibù. Troppo rosa. Ah. Ah, è un strategico con le carte. Roguelite forse pure. Nitro Kid. Non lo so. Ma se Spire con Jackie Chan è Lucido Senso. Before your eyes lies the Celestial Islands, a world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Minchia, si gioca con le carte, ormai infilano le carte ovunque. Che merda. Ma no. Mao Kenshi. No, non mi ispira particolarmente. Planet Earth, our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Okay. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations allow you to shrink any problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies. Ma sono clown, eh? But we refuse to Cioè, in mezzo di stile cibo le carte sono interessanti ma non in questo. Ah, è Killing Floor! Ok, era un'espansione di Killing Floor. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma 4. Last month, developer Bohemia Arma kicked 4. things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale. To help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, mai giocato Arma, sapete, non sono di mio interesse questi giochi di guerra. At first we've learned that players però è molto importante Arma. Reforger a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like modding a lot and they review this as a key quality of our games. And neanche io onestamente, tanto che non mi sentivo parlare di Arma, ma a quanto pare c'era un prototipo giocabile. Minchia, che texture. C'era un prototipo giocabile l'anno scorso, anzi no, quest'anno forse. So there's no doubt players who have been longtime fans of the franchise stepping into Arma Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I myself. Poi Arma è sempre stato relegato al PC, che io sappia, non mi sembra sia mai uscito fuori dal PC. Non lo sentivo dall'epoca di Zeb 89. Vabbè, ma Zeb deve giocare a Serious Sam, ma non a Arma. Serious Sam è il vero gioco competitivo. Obviously this is part of the fun, so there's always never-ending battle. Lui è campione del mondo. 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games, so our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint,
really make room for some new achievements. No, ma Arma erano tutte quelle volte che schiantava l'aereo con 10 persone dicendo It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago. Ci stava e gli fatto questa domanda proprio per la questione di Arma che si concentra su questa cosa. Always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our Tremendo che this serious team. Arma, as I see it, has always been a bit more of 3 mesi? Più di 3 mesi. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray it as a whole very complex and gritty thing, I would like us to contribute by not just entertaining people, but also educating them on the subject. This was the whole point of starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed. Puoi moddare un bordello Arma e fare qualsiasi cosa, unlike previously, come it was dice. more hard-coded in the C++ engine. So now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs, basically. So this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely sicuramente dovessi giocarlo io Arma andrebbe a scatti in continuazione, o forse non partirebbe neanche, però Arma 4 ovviamente, Arma 3 penso di poterlo reggere, cavolo, è del 2013, se non reggo neanche Arma 3, maledizione. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spent no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion. Non ne sarei certo, è fatto veramente male l'ultima volta che l'ho provato mentre ragazzi non partiva nemmeno. A special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC dici che è ottimizzato così male? Quick geography question. Which parts of the world use the most? È ottimizzato così male che neanche col mio PC per un gioco del 2013 ce la faccio, mamma mia. Minchia, mi ricorda The Witcher 1 col vecchio PC, nonostante sicuramente riuscivo a farlo girare, non si riusciva a giocare. Riuscivo a giocare bene con questo PC. Up next, we'll hear what's up with Shiro's slate of projects, and stick around for the debut of 2 completely new games, Decarnation and Abyssals. Ok, roba nuova.
Anche lui che non sa utilizzare le risorse correttamente. And I can't wait to show you everything that we've got prepared for you today. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the company, and it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head in free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. Ah, è Dune! Minchia, non avevo capito che era Dune. Sì, bello. No, non è un RTS Dune. Oddio, forse un RTS. Non mi ricordo se era un RTS o un 4X. Tipo Civ. Comunque è bello Dune. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Io mi ricordo, cavolo, Dune 2000 e Dune 2, quando ero piccolino ci giocavo. Mi hanno fatto adorare gli RTS, per quanto io sia incapace di giocare, sono davvero incapace di giocare RTS. Se pensate che non sappia giocare normalmente, gli RTS proprio. Però mi piacciono un sacco. And camp with your friends. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. Ok, open world tattica RPG, che è questo qua. May lead to your group's demise. The co-op update will allow combattimento a turni. Figo, la mia Xbox X mi dice se voglio preinstallare tutti questi giochi che fan vedere. Vai, preinstalla tutto. Era del periodo in cui un mio amico voleva imparare a giocare a Halo Wars 2. Ah, è l'RTS di Halo. È particolare questa roba su console. Sì, tutti, bravo Zagub. Cioè sono migliorati gli RTS su console quando escono, o comunque giochi alla Civ, sono più giocabili, anche se non come un PC. Perché mi ricordo quando tanto tempo fa facevano a volte degli RTS, li traslavano su console, terribili da giocare, terribili. È proprio un genere che richiede la tastiera e il mouse. When faced against the darkness of the abyss, we found Quindi addosso come pochi giochi, troppe cose antisportive, come ti merda. Isolated. Abyssals. Colonize, expand, survive. Ok. Roba più per i miei gusti, dai. Questi si baciano. Direi che è un horror. Pixel art. Allora, onestamente non mi piace il modello del personaggio, onestamente. Non so, con quella testona. Sembra interessante dal punto di vista orrorifico, diciamo così. Però non mi piace The Carnation. Bello, bellissimo, ti piace Matt? No, mi ispira, però non mi piace la testona. Nel mio cuore con la cosa più cancro che puoi fare reggere il colore di raggio. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals, and you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Ma tipo Colony Rush è tipo lo Zerg Rush su StarCraft. Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. I Am Future from Tiny Build. Ah, l'avevamo già intravisto. Sì, l'avevamo già visto da qualche parte. Se non ricordo male. Ah, sì, era il tipo che è rimasto sul pianeta Terra, che però è stato abbandonato e tenta di sopravvivere costruendo cose, mi pare. Warning. Hibernation aborted. Ah, era ibernato il tipo. 6 years, 6 months, 5 days.
Welcome to Eden, your new home. Così appena inizi butti tutte le risorse nel fare il Goliath, che sono i elementi struttura, e Corny ti permette di fare subito e rompi il cazzo a chi cerca di prendere risorse e mettere estrattore eccetera. Sì, no, lo Zergrash su StarCraft funzionava che creavi zerghini piccolini che si fanno in poco tempo all'inizio per rompere le scatole a quelli, come si chiamano? Ai cosi che prendono le risorse, ai lavoratori che prendono le risorse, li ammazzi il più possibile. Intanto infastidisci molto, nel frattempo fai altri stronzetti piccolini, così che invadi subito l'avversario e lo distruggi velocemente. È fastidiosissimo lo Zergrash. Sì, più o meno è quello che hai detto tu. Insomma, vuoi sabotare il prima possibile l'avversario mentre tu fai tante altre piccole unità per distruggerlo facilmente. Super early game. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects to improve and enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Prominence can be secured through strength as well as delicacy. Non mi ispira Will onestamente. you be able to build your legacy of power? Cioè, tutto con queste slide molto base, non mi ispira. Qui sì è più aggressivo, dato che può letteralmente buttare giù la base all'alto se non si prepara una difesa fin da subito, quindi si crea non doverci giocare attorno. Sì, ma infatti nel caso della Zergrash, se eri contro lo Zerg, dovevi tipo fare un muro all'entrata della base, perlomeno, in modo che non ti investissero subito. Dovevi già partire prevenuto. Questo mi romperà le scatole, devo fare il prima possibile che non lo faccia. Tipo costruire almeno 2 marine per difendersi, cose così. Ah, il DLC di Jurassic World 2, Vabbè, comunque è gestionale. Evolution 2, sì. No, mi si è bloccato il... cosa? Ma tanto si blocca a caso. Gamer. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Perché carica? Che cazzo è? Ma aspetta, è System Shock. Non ho potuto leggere. Sì, è System Shock. È il remake di System Shock. Bellissimo. Questo mi ispira un casino. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Ma che cazzo è? Questo perché si blocca, scusate. Their blood is on your hands. You will suffer for your transgressions. These are my Bellissimo. Non ho giocato l'originale, però questo mi ispira tanto. Sicuramente l'originale è vecchiato malissimo. Eccolo qua, System Shock. Bellissimo. What an incredible, Ed esce ovunque. frankly
horrifying Ci sta un trailer. sacco, Developed sì, è by bellissimo Night Dive System Studio, Shock. System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only Warren Spector. Thanks so much for joining us. Warren Spector, Hey, guarda thanks for qua. having me. This is gonna Minchia, be, Warren fun. Spector pure. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, Penso che potrebbe 3 piacerti, decades Matt. later Guarda, to Matt, now, se what ti è doesn't piaciuto carry over? Bioshock, The first thing is the graphics, questo ovviamente non è obviously. We Bioshock, did però the best we comunque could. è abbastanza, tra virgolette, non dico orrorifico, ma di tensione, di ansia, in questi ambienti stretti, in queste navicelle spaziali. Insomma, è molto interessante. È davvero figo, molto RPG pure, è davvero bello, è davvero bello. Sente che vicino al saldatore mi fa paura. Questo è il vecchio System Shock, invece. Zago, se ci sei puoi bannare Seba, che devo comprare viewer, follower e Prime son viewer Shock. Corro subito a comprare sta roba. Non posso farlo da qui adesso. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it. And Wow, lo posso fare anche da cellulare, non lo see sapevo. Not Bello. just that they're having fun playing this game, but also see that other games followed in its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I Ed want to era, thank you al so tempo much era for joining us. And I want to let you all'avanguardistica, know, I era cannot wait qualcosa di to incredibile. return System back to that Shock. world I played and enjoyed so much as a kid. Quindi è Cheers. bello I can't vederlo wait to return to rinato that world. come si deve adesso, I forgot that they- mantenendo lo fans spirito know way dell'originale. more about the game than I do now, so it'll be a new experience for me too. Thank E you Warren so ne much sa again, poco. Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Alza roba, bene. Non si sta rivelando male il PC Gaming Show, Non esaltante, però ha dei buoni picchi, ha delle buone parti. Non è noioso, We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. C'è nulla che mi fa urlare wow per ora. No, sono d'accordo pure io. A parte di Alters che mi ispira tantissimo. E System Shock, però vabbè, System Shock l'avevo già visto. Si era già visto abbastanza con un po' di gameplay. Però sì. Nulla di esagerato, però ok. Ricordo comunque che gli anni scorsi era molto... Minchia, era una rottura di palle, Matt, gli anni scorsi. Mamma mia. Adesso è un po' meglio almeno. Ok, te lo ricordi questo? Super People? Sentiamo tanto bisogno di un altro Battle Royale. L'unica cosa carina l'anno scorso era A Plague Tale 2. E hanno fatto vedere gameplay di A Plague Tale 2 sull'Xbox più Bethesda. Cavolo, mi era sfuggito di mente, sì. Sì, è figo. Lo so, Matt, lo so che questo titolo non vedevi l'ora di vederlo. Tra l'altro con lo stesso identico trailer. Sì, ci sta. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag #PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Ah, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice
that lovely cyberpunk life courtesy of Nivalis and experience the investigative horror of Immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. Ok. Immortality non l'abbiamo visto prima. Horror? Lo so, Matt, appena senti horror proprio tu. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too No, questo non è horror, almeno credo che non sia horror questo. No, questo è il mistero. O era horror questo? Oh mio Dio, si è rotto uno specchio. Does this work as confession? Che faccia. Sì, la cosa dell'investigazione è figa perché effettivamente ti riporta altre sezioni, altri elementi, ti riporta a altri eventi. È carina questa cosa. Tipo guardi lei e ti riporta a un altro momento di lei. Quindi salti costantemente tra un elemento e l'altro della sezione, insomma. Particolare, particolare. Immortality. Sì, questo è l'horror. We can take a break. We should take a break. No. Poi dopo che ho giocato gioco di Jimmy, mi ispira quando è fatto bene qualcosa in full motion video. Ah, questo è coso, il gioco Cyberpunk. Ah, no, mi sono confuso, è un altro questo. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that Ok, costruzione nel mondo sci-fi, è un business, costruisci cose, visiti la città. Cyberpunk Tycoon. Cyberpunk ha una grafica che non ho bisogno del PC della NASA per giocarlo? Direi di no. Oddio, secondo me non mi gira. Però forse a te gira. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all will. Welcome to Nivalis. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Ironlands, we are big fans of cyberpunk fiction and games, but we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar or nightclub. Guarda gli amp bloom e la qualità delle luci. Quella è roba pesa, sì, infatti. Non è solo una questione di texture dei personaggi o degli ambienti. L'illuminazione, guarda com'è l'illuminazione. A meno che non le puoi disattivare. Certo, perdendo un po' di carisma della città, però insomma. Forse il ray tracing addirittura. Oddio. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you actually want. We make it easy for you to set up and start. Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. Capito ragazzi? Ottenete rewards col mana e poi col mana pagate cose, insomma. Game the system. Luce era sbagliata, quindi non ha quel calcolo di illuminazione. Ah, ok. Scusa, sono abbastanza ignorante sulla questione del ray tracing. Mi era parso. Non faccio niente di una carta, non ho soldi da metterci, esattamente. La mia carta soffre. Ma però va avanti, ancora avanti. World Premiere. Non è noioso, mi sta stupendo in positivo. Per quanto non sia un evento assurdo, però sembra ok. Ah, quello che avevo intravisto. Vediamo che gioco ha.
Lo faccio per lavoro a momenti, il ray trace nei calcoli illumino-tecnici, ok. Che figa lei però, mamma mia, ok ragazzi, lo so, rossa con i capelli corti, lo so, io proprio esco pazzo, però che figa lei. Oddio, mi ricorda un sacco Persona 1 e 2. Persona 2. Ok, mi piace. A me piace un casino Persona 2, ragazzi. Anche il gameplay mi piaceva. Questo me lo ricorda abbastanza, almeno nel gameplay. Sarà una cosa mia, però mi ispira un sacco. Tutti i Persona prima o poi avevo un amico fissato. Ah, Mattiale, escono su PC e Xbox, oltre penso da altre parti, Persona 3, Portable, 4 Golden e 5 Royal. 5 Royal esce a ottobre. Però vedi, Persona 1 e 2 sono più classici, come puoi ben vedere. E quando dico Demon School mi interessa molto. Come dico, per l'appunto, questo qua sembra Persona 2, ha uno stile diverso Persona 1 e Persona 2, poi cambia molto dal 3 in poi. Sì, a me ispira molto. If you're at home, turn on all the lights in the room. Make sure the salt circle is unbroken and check to see that your door is properly painted. Sì, è la versione portable, sì, la versione portable. Quindi penso che sia senza i filmati animati e senza di Answer. Sì, esatto. C'è solo la opening, praticamente. Of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley. And I invite you to Questo è join Scorn. me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms. Magari fanno delle mode per renderla più simile alla versione FES. Boh, chissà. Guarda, allora per giusto secondo me dovevano mettere la versione FES con la possibilità di poter comandare i personaggi direttamente. Per quanto The Answer mi faccia schifo a me, per la maggior parte mi fa proprio cacare. Però mi viene molto più semplice mettere solo il portable. È un peccato. Ad esempio anche non c'è esplorazione 3D nel portable, se è un segnetto sulla mappa. Insomma, ne perde un poco Persona 3. Scorn figo, l'abbiamo già visto. Però solo alcune cose l'abbiamo già viste. Sì, Matt, effettivamente sì. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment. Non ha dialogo, solo storytelling dell'ambiente. Dicono che Atlas avesse perso il codice ordinante di Persona 3S e allora hanno messo la versione portable per semplicità. Ok, ma io capisco che della versione di risorgente la perdi, però fai una ricerca online, te lo scarichi. Tutto sto facile. Questo è figo, sì, mi ispira tanto. Dai, è davvero malato. Secondo me ti piace, Matt, questo. Sì, a tutte e due i Matt, a tutte e due. Pure a me ispira tanto. As you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Poi non ha trama, o almeno non ha dialoghi, quindi è tutto ambientazione e quello che magari potresti leggere in giro, potresti capire in giro. È tutta atmosfera, insomma. E l'atmosfera è figa. Sì, Davide.
Il portavoce è molto piacevole, tranquillamente, però insomma. Hanno fatto modo pure per quella versione, ok. È Warhammer questo. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director. Non lo sapevo che avessero fatto modo per la versione. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked. Comunque al momento Persona 4 Golden è su PC, non su console, ma non su console a parte PS Vita, vabbè non conta PS Vita, ma è su PC e su Steam. Però direi che 3, 4 e 5 usciranno ovunque. Mi dispiace sempre però per l'1 e per il 2, secondo me sono ingiustamente snobbati, perché non sono Persona 3, Persona 4 e Persona 5, sono diversi, sono JRPG classici quelli. E anche più tosti. Però per dire, ad esempio, io ho giocato Persona 2 Innocent Sin ed è il mio secondo preferito dopo Royale, dopo Persona 5 Royale. Quindi, giusto per farvi un'idea di quanto è bello Persona 2. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of prima o leader poi of humanity in realtà io lo sapevo, voglio portare 50 miliardi di cose, and he created però a Persona supersoldier from 2 his own DNA, and è each forse of these uno dei different più factions, uno dei persone che chapters più mi have interesserebbe different portare. genetic traits of the Emperor. Innocent Sin e Eternal Primaris Punishment different is è il that, seguito di a Eternal guy named Punishment, Belisarius anche IV, perché non the durano Emperor's 100 chief miliardi di ore, scientist, durano went back, 30-40 did some ore digging in the l'uno, old quindi data, sarebbero pure più found a way fattibili live. to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meters Questo mi tall, sembrava tanto Bugs. destroying anything in their Mi path. stavo già Reminding me of spaventando. the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's It's amazing. so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw a lot of Tyranids. Are they the main enemy that you're going to be against? And if so, what makes them such a compelling foe? In this particular game, the Tyranids are the main focus, and what makes them compelling is that they are extragalactic locust-like creatures. They've come in from goodness knows where. They spread like wildfire. They devour everything in their path, and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands, and our proprietary engine, the Saber Swarm engine, can deliver. Avevo these giocato epic battles. Now we will have un thousands TPS of action Tyranids, di and you will Warhammer. rip and tear through them all. Non mi ricordo il nome adesso, era su PS3, l'avevo giocato su PS3. Era carino, non era chissà cosa, però era un action passabile. Questo sembra letteralmente quello ai giorni nostri. Space Marine, ecco. Space Marine. Melee combat, along with some really cool. L'ho appena fatto vedere. So we looked at the original Space Marine game where it had a lot of this push forward combat. Quindi effettivamente loro si basano su questo. Ok. Vedevo delle similitudini. Never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with these really cool powerful weapons. So you're either tearing up. Ci sta. Se lo fanno bene è figo. Per quanto io non sappia niente di Warhammer, non sia un fan di Warhammer, non so niente. Io avevo messo gratis, non so dove, non l'ho mai cagato, non sono un fan di Warhammer. Neanche io, però l'avevo provato e mi era piaciuto abbastanza. Sì, forse l'avevano regalato col Plus su PS3, può darsi. Questo è per questo l'ho giocato. Non mi ricordo di averlo comprato. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment was, we need to make this come alive. I don't want to look at this, I want to be inside this. I want to be gunning down Tyranids by the thousands. And so seeing that actually happen and come alive has been thrilling. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm buying the game immediately. Even more so, when you're wielding one of those massive weapons and you're faced with 1,000 Tyranids who all want to eat you alive, and you're just letting rip and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything.
Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40k Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and S soon. Now, PC and next gen. we have a few more surprises Oddio, for you current up the sleeves gen. of our proverbial power armor. First, Replicant D6's homage to the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmospheric sci-fi adventure on Eyes. Red Planet from Frontier Developments and Kyoken Interactive. Let's take a look. Ah, va ancora avanti, è bello. È tipo GoldenEye, è davvero GoldenEye. Sì, non ha manco il mirino, è GoldenEye. Sì, sì, 007. Cioè, hanno letteralmente preso GoldenEye per Nintendo 64 e l'hanno fatto così. Speedrun. Sì. Giusto così. Quando ami un gioco vecchio e quando sei più grande lo vuoi rifare, è quello che succede in questo caso. Agent 64, ovviamente Agente 64 perché GoldenEye era per Nintendo 64. Esattamente. Non lo nascondono minimamente, anzi ne vanno fieri. Sarah? No, non si ispira per no, per niente proprio. Non è assolutamente similissimo uguale. Can you hear me? La gente che vibra quando spari. Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. Here we go, Opera Team. The journey of 1,000 miles begins with a single step. I need to know that Però when we io get manco lo so, ovviamente non lo conosciamo il there, 007. you'll make the right decisions. Quella che si è vista alla fine non era un Nintendo 64, era una PS1 moddata. What do you expect to find on Mars? Dio, che faccia che è questa? Ah, Deliver Us Mars, sono gli stessi di Deliver Us the Moon? Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Ok, ci sta. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then Ah, hanno fatto una mod per Alyx. not as in us creating an actual Sembra mia time madre da paradox, giovane. we're going to show you the latest from Victoria 3. Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood Gloom. è carino. Gloomwood, se non sbaglio, era un gioco che si ispirava ai vecchi Thief. A final pop quiz for all you Valorant, CSGO, and League of Legends players. How much has esports revenue increased Stavo a since battere la schiena a qualcuno. 2016? Compass Data Centers wants to hear your guess, and you can scan this QR code on the screen for a chance to win a $500 Razer gift card. Visit gaming.compassdatacenters.com to enter. All right, and now, back to the show. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then, our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Frost Giant, mi sembra che l'abbiamo già visto questo. Mi ero dimenticato di te. Two years ago, our team Sì, però forse è roba nuova to qua. build a brand new real-time strategy game. Carino il logo, we've been comunque. fortunate to work on some of the greatest RTS games. Sì, sì, non è quello che abbiamo visto era un trailer. Qui forse fanno vedere un po' di gameplay. evolution of that legacy.
Today we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Sanno Matt quanto science fiction and fantasy collide. Quanto ami Our story gli RTS, hundreds of quindi. years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo Ma scusa, se mai facessero un RTS horror, lo giocheresti? In qualunque modo possa mai essere un RTS horror, però fai finta che possa esistere una cosa del genere. With grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. Cavolo, sono stanco. In our new 3-player co-op Lo versus pure AI presto, mode, you'll level up your heroes, collect rewards, giocherei anch'io per and vedere customize come your cazzo forces fanno a to offer farlo. new styles of gameplay and long-term Dedicheranno uno show chiamato The Matthew Matt RTS Showcase. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Beta testing starts next year. Non è pay to win e non ci sono gli NFT. Non c'era bisogno di dirlo, però se lo dici la gente si esalta perché tutti odiano gli NFT, quindi buona mossa di piccolo You marketing. might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. giocherei soffrendo. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Adesso non mi Studios. sorprende che non They're ci a group sia. of amazing developers who have worked on Non literally rega, niente my del favorite cazzo. games Subito of a all giocarlo, time. ragazzi. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know A me about the piace la world, Steam I want to Deck. know about the game. Tell us L'ho what vista is là Stormgate. adesso, l'ho rivista, All right, this is bellina. our first game as a new studio, and it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, Dove è comparso questo we've tipo? got Non lo so, mi ha one versus one, spaventato high sul skill momento. and those are very different ways to Sei play in buffo some nel ways, letto. but they're also Secondo me era all nascosto unified tutto by il tempo universe, sotto il by races, tavolo. by the units, so you really get a sense for Ma c'era how la to tipa enjoy prima the là, quindi era And I'm sotto la curious a tipa little bit lui. about that core gameplay, because obviously in all these modes you're going to be collecting money, Che building bases, mimetismo. building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to StarCraft have 2. hundreds, even thousands of Che units bello StarCraft 2. synchronized over the network. Cazzo, and 2010 responsive era in a quando è way uscito that StarCraft 2. high skill, like pro esports players feel good about playing La the prima game. parte, That's poi not uscirà easy. per It l'espansione. does require custom technology. There's no engine. that you Fantastico, buy ma off the Matt è shelf that bello does that for StarCraft you. So we 2, c'è anche una definitely bella started storia. knowing that and having the benefit of Io l'ho our preso chief tutto. architect James Anholt, who did that work. Non hai capito un previously cazzo. at Startups, so we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective, and I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about, for new players, making the game feel a little more approachable, a little bit more streamlined, but obviously, StarCraft, real-time strategy, has this astonishingly long history as a competitive game, as an esport. And I'm curious, how is your team going to approach that? Benci So a lot maledette. of the emphasis around our thinking has been focused on Che mica con what la are grafica things fa that we passi da can giganti e have, poi ho continuato a fare especially giochi con la around grafica da it. PS3. One of those things is Allora lo more Wars 2 è più seamless semplice e integration with straightforward, esports. usi l'arbiter e Being crei able l'esercito to fantasma. sign up, participate in StarCraft tournaments directly 2 from the client.
in a way that gives È players, tosto, è even if tosto. you're not like Però i top match grandmaster, competitivi di StarCraft 2 sono ready to davvero take on bellissimi da Cyril, vedere. there's still an opportunity to be È davvero the un best on your RTS block, coi or the best at controcoglioni. your company, or the best at your schools. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original Warcraft game, they 3? just did No, custom Warcraft mode 3. after custom mode. Does Stormgate StarCraft have modding? 2, cioè proprio la sezione mod dei giocatori, minchia quante modalità e gameplay diversi. The team as a whole is very passionate about it. From the Tipo, outset, pure il calcio hanno applying fatto. resources to build a custom editor. Pure il calcio hanno I think there's a fatto. lot of Ci ho passato molto tempo sulle mod improvements to the editing di experience StarCraft for RTS. 2. We are also Bellissimo. working on the infrastructure for people to be able to share their mods with each other. So it's Si really parla core troppo to us questo. as a team to enable modding, and we're absolutely working on it. And of course, we have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at Sta raccontando tutta la sua vita, è molto appassionato della della sua We vita. have a lot of active discussion topics on our subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the Comunque sto trailer secondo me non era Tim, un'ottima thank you idea so per much for un joining us again today. We just got a per chance un to talk about RTS. Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Cos'è il gioco? È un Tim, I'm gonna do a RTS. transition to the next game. Are you ready? This is gonna be good. Watch this. It's gonna be so sick. Cioè, vedi, se ti piacciono i film questi hai problemi. Reazione, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my Guarda che alley. sorriso. And it looks a lot safer than my last attempt to create society. No, il in the mountains. trailer 2 words, Tim, non yodeling c'entra niente accident. con un Let's check it RTS. out. Poi quando l'abbiamo vista con un RTS ho detto che c'entra? Che culo, una valanga si è portata via tutta la città. Centinaia di migliaia di morti. Oddio, non mi sembra proprio geniale costruire città su questa montagna molto scalanata, però... sì, beh, stavo pensando lo stesso. È il Vesuvio Simulator, la gente che costruisce in maniera abusiva sul Vesuvio o sull'Etna. E poi dicono, oddio, c'è la lava! Oh, oh. La città è creata di 45 gradi. Oddio, che è sto coso? Non potete correre più lenti di così, eh? No, non mi piace. Tipo, mi è caduto un sacco di patate, un sacco di patate. Bruttino. Mi piacciono i trailer dove vedi la gente che corre. Sì, ma questi corrono a passo di camminata. Cioè, cammino più veloce io. Non mi piace, questo non mi piace. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to tame the world, eventually growing tough enough to tackle the citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive. E sapere che cos'è quella spada? And keep an eye out for the early access launch later Ninja this year. shit, sì, era bruttissimo. Oh, un altro War Premiere. Una battuta divertente la fai, no? È cringe.
Deve essere cringe come Day 9, se no non va bene. If you could listen to the noise of history, then you would Questa che è hear Vittoria of the 3? sounds of the Victorian age, that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. Madò, che facce che hanno i personaggi, mamma mia. High and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups with needs and desires. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear to protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go, but your economy, how far you'll come. Uno strategico tipo Civ ambientato solo nell'era vittoriana. Play these cards right, and you can harness the industrial Bello, lo so, Matt, to turn proprio your cities into ti strappi per questi giochi. This is the engine you will need on the global stage. Use pacts, threats, Ma lo giocheresti un Civilization Horror? Se no Civ, è un po' confuso. Credo che non l'ho capito, credo sia solo gestionale. But you can decide when push. Ah no no, puoi combattere. Quindi no, sembra proprio un Civ allora. Credo che sia proprio un gestionale allora. Un gestionale alla Civ però, dove puoi espanderti, combattere, allargarti. Che le persone che giocano questi giochi durano. Sì, infatti. Siamo un bel inizio dopo una cosa e poi un'altra. Ah, domani esce? That was the gameplay debut of Victoria 3 from Paradox Interactive, a grand strategy game coming later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam, where you'll be able to find every game featured in today's show. No, lo puoi fare, ok. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. And now, on with the show. Mi devo ricordare Demon School, cavolo. New Blood? È dub pixelato, ci sta. Sì, vabbè, i cosiddetti boomer shooter. Fallen Aces. Carino come stile, Dusk HD. Però questo fa parte di un genere che mi diverte ma alla lunga mi annoia. Vabbè, ci sta. Ultra Kill, lo voglio prendere questo, ci sta. Back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. A Medieval to Black Labyrinth, Ultra Kill Act 2, Faith, Fallen Aces, and a brand new update for Dusk that's bringing Fallen Aces mi ricorda nobody asked for. 13. We're doing it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet. And we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, we're still working on a Fallout-style vecchio stile però. Talk about those games just yet. Tra i giochi Dusk ci sta, lo devo ancora recuperare io. Is Gloomwood. Now, 2 years ago, Gloomwood è quella specie di Thief, si ispira a Thief, Thief vecchio stile. Beh, non è che ce ne fossero altri, c'è uno per PS3 mi pare, però insomma ha ucciso il franchise. Steam Deck.
powerful, portable PC gaming. PC gamer, you see this? Guarda che I bello! will Povero drown this cagnolino, lascialo puppy. If you don't let stare. us show Gloomwood, I am going to drown this adorable. I would never do. Oh, So yeah, we good? Visto? Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Hanno già fatto vedere Gloomwood. Ancora doveva uscire però. È figo. Il cane è ufficialmente la cosa più bella della conferenza. Vabbè, per forza, vince facile. Che cringe, sì, vabbè, il PC Gaming Show secondo me è fatto proprio per il cringe. C'è niente da fare. Già Day 9 era cringe, stanno peggiorando. Però almeno non è noioso quest'anno. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay. Oggi la referenza a Skyrim. È figo Gloomwood. Sì, è davvero figo. C'è la demo di questo. Oh. Be waiting. Mi tira droga e trovi per terra, certo, ovviamente. Non ci si curava così, scusa. There's only one thing I like more than playing New Bloods games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Creo Fear insegna. È andato benissimo per in Creo Fear, la storia proprio. È finita tutto bene. Fa figo, Mattiale, fa figo. Un altro vuol... Minchia, ma dura tanto sto cazzo di PC Gaming Show. Ah, mi stanno sorprendendo, non mi aspettavo. Pensavo durasse tipo un'oretta scarsa, invece. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no. Per senso di peggio giochi mal cagati, sì. Nope. Però è anche c'è anche bella roba. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Talk about how cool I am in the story and how funny and witty. You know, just talk about me. A confronto di quello dell'anno scorso è... Minchia, davvero, Metta. A confronto di quello dell'anno scorso, davvero questo è oro. Found it. Cioè, non è sempre interessantissimo, per carità. Però comunque è una conferenza decente. Okay, ci sta. had the amazing idea to save the trailer backup in 14.4 pixels? Do we have any ants working for us? Back Firewall. Però avrei voluto capire che cazzo di gioco è, perché non l'ho capito. Che giochi sono usciti? Oddio. Sì, ma in generale è una conferenza fantastica, comunque godibili, sì. È uscito un bel po' di roba, però adesso così su due piedi non ti saprei dire. Su PC intendi? Oh, si può fare sesso. Interessante.
Elden Ring, Sifu, sono usciti quest'anno, tra l'altro febbraio. Horizon. Un gioco mi viene in mente, Tiny Elden Ring. Beh, quest'anno poi che altro è uscito? Il gioco di Kirby è sempre bello, quindi non puoi dire niente. Oh! Continua? Ah, versione 3.0. Ragazzi, questo picchiaduro è bellissimo. Top picchiaduro. No, a parte gli scherzi, è davvero bello. Them Fighting Hearts. In caso non lo sapessi, doveva essere inizialmente un picchiaduro di My Little Pony, esatto. Però siccome ci sono stati dei problemi e non se ne è fatto più niente, hanno cambiato il progetto in Them Fighting Hearts. No, ma è davvero bello come gameplay, eh. Non scherzo, è davvero un picchiaduro contro cazzi questo. Stardew Valley? No, non credo. Si fonda più sul dungeon crawling, mi sa. In cooperativa, suppongo. No, non fa per me. Doorkeeper. Ah, è già uscito, mi sa. Ok, questo è il Sunken Sea update. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. Mio Dio, quanto è cringe! Madonna santa, non è possibile. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, è tremenda. Lei è tremenda. È davvero tremenda. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. That we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Ok, però non ho capito che gioco è. Vediamo. Non capirò che gioco è. Grazie. Ho capito solo l'ambientazione praticamente. World Premiere. Lake Studio. Goblins Publishing. What is below is destined to be understood. Our life depends on the whims of the weather.
Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope. City builder, let's go! Lo stile è carino. Un po' di Mebius. Lo stile è davvero carino. To understand our world, we must explore it. We must find the tablets. The seeds of knowledge that bind all the elements together. To build our survival. To build our city. To live happily. Synergy. Però devi basarti molto sul tempo, sull'ambiente. Ok. Welcome to Icarus, Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Take it from me. This place wants you dead. But we've made progress. Learn the lay of the land. Oh no, i tentacoli, oh mio Dio. I tentacoli non portano nulla di buono, a meno che non sia un hentai. Offering up a slice, a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe. Survival, va bene, survival. No interest, ma è una cosa. Think you got what it takes? Che è enorme però, ci sono enormi mossi della Madonna. Sì, voglio vedere come l'avete cacciato quel coso. Il granchio gigante di Skyrim, mamma mia. Non mi parlare di granchi giganti. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 Mi piace tanto che al PC Gaming Show facciano anche highlight delle mod, se sono davvero meritevoli. È davvero, la modding community è certe volte incredibile. Altre volte fanno robetta o cazzate, però certe volte è incredibile. E tu dove volevi recuperare anche il Field Game Show? No, Matt. No. Cioè sì, mi sarebbe piaciuto, ma sta durando più del previsto e mi sta calando il sonno. Mi devo svegliare presto domani mattina, quindi no. Ti ricordi che ti avevo detto, ah, magari finisce prima delle 23? Minchia. Sta durando un bel po'. Quindi no, finiamo, ci vediamo questo e poi ci lasciamo. E tra poco svengo, lo so, sono stanco pure io. Poi domani mi devo svegliare presto, ma domani sera, a meno che non ci siano altre conferenze, non credo, però controllerò per essere sicuro, ma domani sera torneremo alla solita programmazione. Anche tu, Rick. Comunque Alyx è incredibile, avessi un VR e un PC che potesse farlo girare, sarebbe incredibile da giocare, è fantastico. Penso che sia uno dei pochi motivi validi per avere un VR, Alex. Stai bombando il PS5 con VR 2 e io sto lavorando, ci passo un pensierino. Guarda, di PS5 e il VR 2 avevano solo fatto vedere qualche giochi in lavorazione. Non hanno, mi sembra, fatto vedere ancora l'headset e il costo. Chissà. Il prezzo del VR originale era piuttosto buono per essere un VR. Il VR più economico e insieme rideremo, buona roba. Insieme piangeremo e non sarà oh, War Bumper! Il volo. Buonasera, come state ragazzi? Buonasera.
Stiamo guardando il PC Gaming Show che non finisce mai. Come va? Come va? Stiamo guardando una mod di Half-Life Alyx. Buonasera, buonasera. Che avete combinato di bello? Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Un attimo. Vediamo se ce l'ho fatta. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ragazzi. Ragazzi, mettete un bel follower bumperino bellino. Io ho imparato a mettere l'SO. Cioè, il show è sempre super lento. Sì, però ti dico, peggiore, che quest'anno non è noioso. Almeno c'è roba interessante, c'è un buon ritmo. Non è una rottura di scatole quest'anno. Abbiamo tentato di giocare a FIFA, che è solo quasi un anno di uscita, ha un bug con il pad del menu. E poi abbiamo giocato a Nanotales. Non lo conosco Nanotales. Getting kind of crowded down here, Russ. Sì, comunque peggiore, io faccio live ogni sera alle 21, a meno di problemi. Ho deciso di guardare tutte le conferenze che riuscivo a vedere finora. Quindi credo che questa sia l'ultima. Vedrò domani, ce ne sono altre. Però domani torna la programmazione normale, sto portando un bordello di giochi. Elden Ring, XCOM, Fable, Doom Eternal. Devo continuare la Metal Gear Saga con Metal Gear Solid 4, insomma, sto morendo. È un typing game. Con il PSRS praticamente è come il D-pad di premesse da solo, fastidiosissimo. Ma solo nei menu, nel gioco no. Ma che cavolo. Sì, allora è un bug per forza di cose. Comunque hanno fatto vedere roba carina, è molto bellino. Vabbè, ripeto, Alyx è uno dei pochi motivi per avere un VR. È davvero incredibile. Sono subito il sistema, ok. Noi finiamo di vedere il PC Gaming Show e poi ci lasciamo che sto crollando. Abbiamo visto pure l'Xbox with Bethesda Showcase, è piaciuto pure quello, è stato un bel evento. Ha preso Reycom, Temple of the Dead non è risolto poi, vero? No, è davvero troppo difficile mettere, a meno che non riesca, cioè dovrei trovare praticamente, cioè l'unico modo che penso di poter fare per farvelo vedere decentemente è emulare la versione per Dreamcast e riuscire a fare in modo di configurare la tastiera del PC in modo che sia quella del Dreamcast. Non so se sia fattibile e se è facile, però è l'unico modo che ho. PC purtroppo non ce la faccio a farlo vedere decentemente. È complesso, sì, però devo vedere se ci riesce. Che figata, mamma mia, che figata. Troppo bello. Puoi portare anche House of the Dead normale e giocare con il mouse? Sì, c'è pure su PC. Anzi, allora, in realtà non so se è fattibile. Sì, Alex in realtà non so se è fattibile, Matt, ma io ho... allora, non è tanto fattibile, a dire la verità. Ma io ho The Typing of the Dead, no, The House of the Dead Overkill su PS3 e ci ho giocato col Move. Ora, tramite la capture card su PC potrebbe venire un casino da configurare il tutto, più che altro per la telecamera della PS4. Ma se ci riesco puoi vedermi giocare col cono gelato del Move.
Quindi insomma, se no prendo Overkill su PC, la versione col The Timing of the Dead, anche se non è col The Timing of the Dead, giochiamo quello. Sì, avevo preso il Move a pochissimo, tipo a 20 euro con la cam, e poi ho preso qualcosina per giocarlo. Non è durato molto il Move, però mi sono divertito con qualche House of the We've learned a Dead. lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course Hai of the ragione last dei 2 Nine, hours, we dai saw e games PC from Gaming developers all Community, over let's the go. world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show. Half-Life. All the developers who shared their work with us, and of course, Buonasera, all the partners buonasera. that are help bringing the PC gaming show to life. Indeed, Super remember to cringe tip your loro servers, due, però va bene install così. your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to. Oh, è every year. finito, mio Dio, è durato 2 ore. See you next time. Bye bye. È durato 2 ore, escludendo il pre-show. Insieme anche peggiore, sì. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the start. I blooper. Replenish your potions and motion. Let's do it again. This is the first time. I blooper almeno sono cringe, ma perché sono involontariamente cringe. All right, one more time. You just saw Demon School from Welsh developer. Ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'abbiamo fatta. Che bello dei Nine, che bello dei Now they're Nine. all rested up. Let's enjoy a slice of that cyberpunk life. Experience we skipped the whole line. We accidentally the whole line. Of our show Perché il show l'intero direct vecchio, no, ora me ne vado a letto. Dai, finiamo qui, dai. And also I ate a Snickers.